Perché le bici costano così tanto? O meglio, perché tutti i prodotti legati alla bicicletta costano così tanto? La domanda è più che lecita, ma soprattutto è una domanda che si fanno tantissimi da anni ormai. Benvenuti su MTV Mag, io sono Marco Tognolo e oggi parliamo di un tema caldissimo. Ma attenzione, non aspettatevi dei miei voli pindarici per giustificare i 15.000 euro di una bicicletta, perché qua dentro in questo video non li troverete. Troverete il motivo per cui i prezzi sono così alti, ma nessuna giustificazione. Innanzitutto sfattiamo la credenza che i prezzi siano diventati alti per colpa del Covid, perché indubbiamente quello che è successo ormai ben 5 anni fa ha contribuito a far salire la domanda a cui l'offerta non è riuscita a far fronte in maniera organizzata. Però i prezzi erano già saliti prima del 2020, cioè c'era un trend chiaro di aumento di prezzi dovuti al fatto che il ciclismo in tutte le sue sfaccettature era diventato uno sport di moda, uno sport figo, si diciamo, sia per quanto riguarda le biciclette sia per quanto riguarda i componenti e il vestiario. Chi si ricorda di voi il detto "la bici è il nuovo golf"? Noi ci ridevamo su ai tempi, eppure non tutti li hanno preso sul ridere. Infatti, se ci pensate bene, tanti fondi di investimento hanno cominciato ad entrare nel settore bici acquistando delle aziende. E sapete tutti che quando un fondo di investimento entra in un settore, vuole vedere dei ritorni degni del nome. Inoltre, le aziende che non sono state vendute a fondi di investimento, avendo visto il trend di aumento dei prezzi e visto che tutto funzionava, si sono dette, perché non lo facciamo anche noi? Quindi i prezzi hanno cominciato a salire. Poi, al momento del Covid, i prezzi sono veramente esplosi in ogni senso. Intendiamoci ragazzi, ad un innalzamento dei prezzi non è corrisposto un innalzamento della qualità che potesse giustificare tali prezzi, perché sappiamo benissimo che le bici provengono dall'Oriente in gran parte e che i vestiti provengono da territori dove comunque la manodopera è molto più bassa che da noi. L'euforia del nuovo Golf e i soldi che entravano allegramente nelle casse delle aziende ha dato loro un po' la testa, infatti soprattutto nel biennio 21-22 abbiamo assistito a un allargamento immenso delle gamme, a ordini giganteschi basati su previsioni assurde e comunque ad un allargarsi delle strutture che potessero essere uffici o dipendenti. Se andiamo però a vedere i bilanci delle aziende che li pubblicano, vediamo che il margine medio di un'azienda a ciclo è intorno all'8%, che è un buon numero a prima vista, però ragazzi consideriamo che tutti i prodotti che vediamo sono per la maggior parte fatti da terzisti, quindi qua in Europa assistiamo a un gran movimento di scatoloni, qualcuno magari vernicia qualche telaio, qualcuno li monta prima di mandarli sul mercato, ma di fatto è tutto affidato appunto a terzisti, quindi questo 8% diventa un numero piuttosto basso, soprattutto quando le cose cominciano ad andare male e bisogna finanziare le strutture di cui vi ho appena parlato. Torniamo quindi ai prezzi. Abbiamo scoperto perché siano così alti, ma perché sono ancora così alti in questo momento in cui il mercato è in crisi? Le aziende hanno bisogno di tempo per ridimensionarsi, quindi chiudere filiali, licenziare dipendenti, smettere di sponsorizzare dei team professionistici. Tutti processi che vediamo che sono in atto in questo momento. Più che un ridimensionamento per il futuro, questo è un ridimensionamento per la sopravvivenza, cioè per non fallire. Infatti mi sorprendo di quante poche notizie ci siano di aziende che chiudono in un momento difficile come questo e in un mercato super saturo come quello della bici. Significa che le riserve che hanno messo da parte negli anni passati sono ancora lì. I magazzini però sono ancora pieni, i prezzi di listino sono quanto il più di distaccato ci possa essere dalla realtà, perché abbiamo vicino loro dei prezzi scontatissimi disponibili a tutti i consumatori. Ieri guardavo Bike Discount, questi calzini chiamati da Gravel che costano 2,99 euro, calzini di Shimano, penso che costino di più i calzini che uno va a comprare giù al mercato del giovedì rispetto a questi qui. Oppure guardate questo casco Met Parachute ad un terzo del prezzo di listino. E allora vi chiederete, ma perché sui siti dei produttori troviamo i prezzi di listino? Quei prezzi che si tirano addosso delle critiche e dei commenti feroci ogni volta che noi presentiamo un nuovo prodotto? Perché ancora non c'è una strategia di uscita da questa situazione. Quindi le aziende aspettano che passi la burrasca, o meglio sperano che passi la burrasca per tornare al business as usual che c'era prima. Qui però arriviamo ad un fraintendimento di fondo delle aziende che pensano che questi commenti feroci siano opera di qualche hater seduto sulla tazza del cesso alla mattina perché non sa cosa fare, quando invece è proprio una vera protesta contro la bici e il nuovo golf. Nel senso che la gente si è stufata letteralmente dei prezzi, ma soprattutto si è stancata anche della bici, perché la bici, come dicevo all'inizio, era sì
uno sport trendy, ma adesso non lo è più. Noi lo vediamo nettamente dai nostri 3 siti, da questo canale YouTube, dai nostri social, ci confrontiamo anche con i nostri colleghi italiani e stranieri, tutti siamo concordi nel dire che la bici non è più così di moda come lo era qualche anno fa. Questo significa che le vendite, l'interesse sono calati decisamente negli ultimi anni. Ma cosa vediamo da parte delle aziende? Ogni volta che ci arriva un comunicato coperto da embargo di qualche nuovo prodotto, ci diciamo fra di noi, ma perché? Cioè, perché i prezzi sono ancora così alti? Sapendo che non saranno difendibili fra qualche mese, quindi verranno diminuiti sul sito del produttore, dai negozi, sui siti online, andando però a sputtanare l'intera filiera, soprattutto i negozianti. Il problema più grande però è che si lascia il fianco aperto a nuovi attori. Sappiamo tutti di chi stiamo parlando, vale a dire dei cinesi, ma non solo, ci sono anche aziende che pensano in maniera diversa come Decathlon, quindi entrano nella fascia bassa e pian piano salgono senza esagerare con i prezzi. Sempre attraverso i nostri siti abbiamo notato come negli ultimi anni il traffico verso AliExpress sia salito in maniera esponenziale. Io sono pronto a scommettere che tante delle S-Works, Cervelo, Pinarello che si vedono per strada sono tarocche provenendo appunto da siti cinesi legati ad AliExpress. D'altronde lo vediamo bene dal settore automobilistico, a furia di tirare la corda con i prezzi, la gente o compra altro oppure non compra del tutto. Raccontateci qui nei commenti come vi ponete di fronte a questa problematica dei prezzi, se avete usufruito degli sconti oppure se per voi il prezzo è giusto.